Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2025. Abbiamo la carta dell'appeso. Amici del Toro, momento di stand-by, potrebbe essere un momento un po' lento o addirittura fermo per qualcuno, ma quando c'è la carta dell'appeso c'è la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, farsi come un'altra idea. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi per chi volesse approfondire i tarocchi, a gennaio parte il corso di livello intermedio, ok? C'è il link del video anche di quello nella descrizione. Voi guardate sempre la descrizione, io lì inserisco le novità, le promozioni, i corsi, gli approfondimenti, tutto. Poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, oggi le carte le scelgo io perché questo mazzo è importante e se le estraessi, come faccio di solito, ci metterei un secolo. E quindi datemi solo un attimo, potete anche skippare il video se volete. Ok, sono 5, molto bene, ne manca una. Ok, allora andiamo a vedere. Due di bastoni. Che interessante. Interessante perché ho appena fatto la lettura dell'Ariete e la prima carta era due di bastoni anche per loro. 8 di bastoni. Il diavolo. Abbiamo il 5 di coppe. Abbiamo il fante di bastoni e il re di spade. Ok, ragazzi. Si parte da un'indecisione con questo due di bastoni, potrebbe esserci una fase, diciamo, progettuale per qualcuno, o c'è stata. C'è come un momento, sì, di riflessione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi cosa dicono. Cosa ho visto? Abbiamo un re di pentacoli e un tre di spade. Potreste aver dei dubbi verso qualcuno o aver avuto dei dubbi verso qualcuno. Essendoci un tre di spade ci può essere un tema aperto, magari un qualche tipo di sofferenza che vi ha provocato una persona. Per qualcuno è legato alla sofferenza di non riuscire a raggiungere un determinato risultato. Non è legato a una persona, è legato a un ruolo o a un obiettivo. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Mm. Mm. Andiamo a vedere il diavolo.
6 di coppe, regina di bastoni e cavaliere di bastoni. Qui avete il cavaliere di bastoni, di nuovo, forse prima ho detto fante, però il fante viene definito principessa, quindi è un cavaliere di bastoni, quindi abbiamo un'energia che si ripete. Non lo so, ragazzi, se fosse una situazione lavorativa, penso che qualcuno farà saltare il tappo nella prima parte del 2025. Ho come la sensazione che potreste proprio licenziarvi o essere licenziati per qualcuno, eh? In realtà sento più la prima che la seconda, perché se fosse un licenziamento subito, diciamo così, vedo di più la torre. In questo caso per adesso non c'è. E quindi può essere come una comunicazione improvvisa che voi date. Ehm, E per qualcuno si tratta di chiudere la partita IVA per ritornare dipendenti. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Mm, mm, mm. Sì, ragazzi, vedo molto forte questa probabilità di cambio a livello lavorativo. E, mi stanno dicendo che a qualcuno potrebbero rinnovare il contratto, però con altri termini che a voi non vanno bene, no? Per la serie, se vuoi continuare a lavorare con noi ti, non lo so, facciamo X contratto, poi leggete il contratto e non ne vale tanto la pena e quindi è un modo indiretto di licenziarvi, non so, per la serie darvi delle brutte condizioni in modo che voi non possiate fare altro che non accettare. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, perché io ho come la sensazione che in realtà tutto questo sia lo sprone per farvi andare avanti. C'è qualche cosa che ha a che vedere con il lavoro di tipo dipendente, ok? Che sia il chiudere la partita IVA per diventare dipendenti, che sia il cambio di questo ruolo, che sia il fatto che qualcuno smette di essere dipendente o comunque c'è un qualche tipo di comunicazione lì intorno. Allora abbiamo la morte, l'imperatore, il 4 di pentacoli, il cavaliere di spade, 10 di coppe e la giustizia. Infatti, allora io qui sento che tutto quello che succederà a livello di cambio, quello che vi dicevo, no? Perché abbiamo 4 carte, 3, di forte delusione. Sento che potrebbe essere sul lavoro per molte persone, magari una delusione a livello personale, non proprio lavorativa, però sarà quello che dovrete affrontare, per riuscire a, diciamo, cambiare attitudine. Qui c'è la morte, c'è come bisogno di andare verso quello che vi volete prendere e con il cavaliere di spade con determinazione anche. Tenete presente che avete comunque un 10 di coppe e la carta della giustizia. Sono due carte che mi parlano di compimento del risultato, sono carte che mi parlano di contratti, esattamente come anche l'imperatore qui. Può essere che ci siano come delle difficoltà a compaginare lavoro e famiglia, soprattutto se si tratta di un cambio che per qualcuno sì è a livello lavorativo, per qualcun altro effettivamente forse potrebbe essere a livello familiare, o più che altro relazionale. Adesso andiamo a vedere il re di spade, asso di bastoni e 7 di bastoni. Quindi qui ci sarà un nuovo inizio. Il re di spade è il manager, l'imprenditore, il saggio, colui che sa come muovere la spada per tagliare quello che non serve più, che è un po' l'energia anche della giustizia, che taglia quello che non serve per rimettere ordine, per rimettere, scusate, in equilibrio i piatti della bilancia. Allora, partiamo dall'amore. Ah, una cosa volevo dirvi. Io ho già pubblicato le letture del primo semestre del 2025 e le trovate nell'oroscopo annuale e stagionale. Io vi consiglio di mettere insieme quelle letture lì, che sono semestrali, con questa che è trimestrale, con anche poi quelle mensili.
Potete ascoltare del segno zodiacale, ipotesi, mensile, trimestrale, semestrale e prendere i messaggi comuni. Comunque trovate tutto spiegato nella guida che è sempre sotto nella descrizione. Però per darvi qualche indicazione, perché potrebbero esserci dei messaggi contrastanti, discrepanti, e quindi ecco, voi per capire come rendere vostra personale una lettura collettiva si devono integrare vari oroscopi. Allora, partiamo dalle coppie, dall'amore. Io qui, ragazzi, ho paura che potrebbe arrivare una comunicazione inaspettata. C'è un 3 di spade, c'è un 5 di pentacoli, un 5 di coppe. Potrebbe non essere la comunicazione dei vostri sogni. Effettivamente devo dire che avendo quel 6 di coppe e queste due figure ci potrebbe essere come una reunion di qualche conoscenza passata, magari questo 8 di bastoni parla proprio di una comunicazione che potrebbe arrivarvi da qualcuno del passato, però se è qualcuno che vi ha già deluso, usate le pinze con questa persona, perché comunque il 5 di pentacoli c'è, il 3 di spade c'è, il 5 di coppe anche, e sono tutte carte di vuoti, vuoto emotivo, vuoto economico. Se parliamo di cioè, ho anche l'idea che se siete single potreste trovare qualcuno, ma ragazzi, non credo che sia la persona ideale con la quale costruire qualcosa. Usate la persona come se fosse una palestra per il vostro apprendimento personale. Usate la legge dello specchio con questa persona, perché probabilmente dovete passare di lì, come se fosse, diciamo, predestinata, se vogliamo, però per insegnarvi, non per restare. Se parliamo di persone intorno a voi, famiglia, amici, insomma, qui devo dire che potrebbe essere necessario dedicare del tempo in più alle persone che sono intorno a voi, magari costruire dei progetti insieme, insomma, o come l'idea che dovrete sacrificare del tempo personale per stare con la famiglia. Per quello che riguarda il lavoro, ecco, io qui sento, ragazzi, che qualcuno cambierà orizzonti, cioè letteralmente. Potrebbe essere che qualcuno riceva come la lettera di licenziamento, anche se secondo me siete più voi che deciderete ad un certo punto di dire boh, basta con questo lavoro, vado verso nuovi obiettivi. Qui avete un 2 di bastoni, qui avete un 3 di bastoni, quindi come se l'energia si evolvesse, e qui avete anche un asso di bastoni che sono i nuovi inizi. Quindi ho come la sensazione che qualsiasi sia la notizia che potrebbe arrivare, che potrebbe, tra virgolette, sconvolgervi, riuscirete a fare un po' come buon viso a cattivo gioco, no? Nel senso che inizierete a vedere le cose da un'altra prospettiva, inizierete a rendervi conto che forse non ne vale tanto la pena, che forse potreste puntare di più su quello che avete voi, che forse stavate meglio quando eravate eh, autonomi, se per caso avete già fatto il passaggio, o viceversa, potevate magari star meglio quando eravate dipendenti, se ora siete autonomi. Sento come se ci fosse del rammarico, delle questioni di potere che potrebbero portarvi fuori dall'obiettivo lavorativo. Quindi se sono colleghi o colleghe, la sensazione qui è che vi dicano di mettere come dei muri, ok? Di, di far capire subito all'altra persona fino a dove si può spingere a scherzare, per esempio, ok? Ogni tanto avere la lingua tagliente e rimettere al proprio posto le persone non fa male. Anche se molte persone non lo fanno perché hanno paura di essere maleducate, ma è che ci vuole con determinati personaggi, soprattutto quando non hanno rispetto. A parte le mie osservazioni personali, parliamo di soldi, ragazzi. Allora,
Per chi avesse questioni burocratiche in ballo, allora, essendoci la carta della giustizia, potrebbe arrivare come la conclusione di un contratto. Conclusione nel senso che, oh, finalmente si firma, arriviamo a conclusione, no? Magari un cliente, magari una vendita, può essere una casa, per qualcuno effettivamente, può trattarsi di una casa. Più di un acquisto però, secondo me. Comunque fatemelo sapere nei commenti, se già siete lì che state pensando. Però quello che vi volevo dire è di, come vi posso dire, fare un budget molto schematico per quello che riguarda le spese che dovrete affrontare e vorreste affrontare. Perché ho come la sensazione che vi scivolerà un po' di mano la situazione in questo trimestre. Potreste spendere leggermente di più del solito, oppure per chi potesse perdere il lavoro, in quel caso lì è molto importante. Ripeto, io la cosa della perdita del lavoro non la vedo così negativa, anzi è il detonatore che vi serve per buttarvi in nuovi progetti che sono qua con l'asso di bastoni. Ed effettivamente vi dico, un po' per tutti i gruppi, avere il re di spade alla fine, cioè il re di spade è la carta di qualcuno che è arrivato, è un re, ha costruito un regno, quindi il ruolo che state aspettando potrebbe arrivare. E in quel caso lì vi dico, qua c'è anche la regina tra l'altro. Se dovete firmare dei contratti, fate attenzione alle cose poco chiare perché avete diavolo e 5 di spade. Potrebbe esserci aria di mm, come vi posso dire? Manipolazione. Cioè, io ti faccio fare questo se tu fai quello, però se non fai quello, non, tipo, che vi fanno assumere magari anche ruoli o responsabilità che voi non volete tanto perché vi dicono che fa parte del lavoro, magari. Quindi, nel caso dobbiate firmare contratti, informatevi bene prima e studiate bene, insomma, leggete bene quello che state firmando. Comunque ragazzi, come vi dicevo prima, nuovi inizi, una nuova passione. Sento che per molti è un nuovo ruolo. Anzi, fatemelo sapere nei commenti. Va bene, andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice. La guida, carta numero 3. Ne voglio ancora una. Avevo detto una. Repressione, ricettività, isolamento e integrazione. È come se doveste cercare una guida o anche voi stessi trasformarvi nella guida di voi stessi che vi aiuti a capire che cosa opprimete, che vi aiuti a essere ricettivi con la vostra sofferenza per poi poterla integrare. E difatti, ragazzi, la carta dell'appeso è una carta che parla di accettazione e di perdono. È come se ci fosse stato qualche tipo di questione, magari egoica, 5 di spade, che vi ha iniziato ad appesantire la testa. Scrivetemi nei commenti. C'è bisogno di integrare, questa è la carta della temperanza. Va bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Ricerca. Questa carta mi fa venire in mente l'obiettivo, il centro, qual è il punto di arrivo. Va bene, amici del Toro, fatemi sapere come vi risuona la lettura o insomma cosa ne pensate nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi un'email, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro, oppure potete abbonarvi al canale.
dove nella sezione degli abbonamenti praticamente io ho riunito più di 25 anni di studi olistici, li ho come riordinati per darvi una sorta di mappatura, no? Infatti ci sono 4 playlist, sono numerate e sono da vedere in ordine di numero. Bene, i titoli dei video comunque si vedono, sono pubblici, se andate nelle playlist con le copertine lilla li vedete. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!